Ah, ok. La bambina che è più brava a scuola non mi invita al compleanno? Facciamole vedere che sono la più brava io. Think I am. It's not who do you think you're dealing with. Ciao a tutti, mi chiamo Ksenia Ciumi e i miei genitori sono emigrati dalla Russia. Mia mamma è mezzo ucraina e ci siamo trasferiti direttamente a Lugano. To have a hope in hell. 'Cause I could, yeah, I couldn't understand so well. Ero molto piccola, ero piccolina, credo 5 anni, però mi ricordo tutto sembrava molto più verde, perché era estate se non sbaglio, non sono sicura, però era verde, colorato, vivido e quindi per una bambina è sicuramente un'esperienza. Mi ricordo che c'era una maestra che mi dava i corsi di italiano, ma è stato un processo rapidissimo, cioè all'inizio ovviamente penso che mi vergognassi un po' con i miei compagni di scuola, di non riuscire magari a dire una parola e adesso ovviamente la mia lingua, la mia prima lingua è l'italiano, diciamo che io mi esprimo, io penso, io sogno in italiano, nonostante tutto, eppure non è stata la prima lingua che io abbia imparato. Verso i 19 sono andata a Zurigo. Poi dopo Zurigo ho fatto uno stage in finanza, sono tornata indietro, ho fatto l'università qua ma già viaggiavo, sono andata un po' a Londra, poi sono tornata, poi sono andata a New York, poi sono tornata e poi sono andata a Londra. Essendo stata sradicata molte volte, essendo così internazionale, io non sento il bisogno di essere parte solamente di un gruppo. Io penso che la discriminazione c'è stata. Io quando avevo 12 anni avevo un fidanzato e era scuro di pelle. Ho invitato degli amici a casa della mia amica perché sua mamma ha organizzato una festa per tutti i suoi amici. E quando mi sono presentata con lui e i suoi amici scuri di pelle, ci hanno detto di andare via, perché loro non erano benvenuti. Io mi ricordo essere molto indignata perché ovviamente io mi sentivo che facevo parte di tutti, io ero amica di tutti, che siano svizzeri, che non erano svizzeri, io ero sempre amica di tutti e vedevo la discriminazione. Sì, il liceo per me è stata un'esperienza molto bella. Per esempio c'è una storia riguardo a un compleanno di una bambina molto popolare alle elementari, in cui sono stati invitati tutti i bambini svizzeri, ma neanche uno straniero. E ovviamente quando hai 6-7 anni non capisci perché, dici ma perché non siamo invitati? È una situazione molto razzista infatti e io probabilmente sono rimasta offesa e forse volevo dimostrare qualcosa, ho iniziato ad avere anch'io dei voti altissimi, più alti dei suoi e da lì li ho sempre avuti, forse è una cosa inconscia di cui non mi sono accorta. Il successo nella vita è anche dovuto a una reazione a qualcosa di negativo, mi sono adattata molto velocemente. Io non sono arrabbiata, io non sono incattivita, sono solo sicura delle mie capacità. I don't give a fuck what you think. You don't know me. You might owe me. But bitch, you'll never know me. Ask me how I got here. Bitch, I work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky. Se ci sono meno persone di successo di una certa razza, non è perché sono meno intelligenti o hanno meno capacità, è perché partono da una situazione svantaggiata in molti aspetti e svantaggio con svantaggio con svantaggio fanno sì che loro non riescono a progredire nella stessa maniera. It's not who do you think you're dealing with. No, cause you're not dealing with. There's no deal. It's just real. Io capisco perché c'è razzismo in Svizzera. La Svizzera è un paese molto piccolo, un paese che deve proteggersi in un certo senso per mantenere la propria identità. Succede quando l'identità è fragile diventi più orgoglioso, più forte. No, io sono svizzero, gli altri non lo sono. Succede anche con gli stranieri. Purtroppo io ho visto tanti immigranti che dopo anni che sono immigranti diventano anti-immigrazione e questo per me è l'assurdità più grande. Penso che sia una questione di problemi di ego.
Ero brava a scuola, senza ombra di dubbio. Mi piaceva eccellere, io sono sempre stata molto ambiziosa. Io me lo ricordo come un tempo molto intenso, però penso che mi abbia fatto molto le ossa, perché ovviamente lavorare e studiare così tanto, così presto, mi ha aiutato molto poi a avere una disciplina migliore. Anzi, io direi che sono molto meno disciplinata ora che ai tempi. Io in generale, come cliché, sembro una cosa e ne sono un'altra. Cioè, sembro questa ragazza russa che magari ha avuto tutto servitole su un piatto d'argento e invece sono completamente self-made, ho lavorato come una pazza, sono femminista, sono il contrario di ciò che sembro. E quindi a quel punto sì, spesso un'immagine di me è completamente diversa da quello che io davvero sono. E questo sì è fastidioso, e questa è una cosa che comunque succede fino al giorno d'oggi, per via della mia immagine, e quello è anche il mio nome. Io penso di avere tutte e tre le cose in me, la Svizzera, l'Italia, penso che in qualche modo anche la Russia, ma l'Italia è dove io mi sento più a casa. Io lavoravo tanto già da ragazzina, 17-18 anni, come hostess, e la mia capa non mi rispettava. Mi metteva sempre in posizioni in cui c'erano degli uomini viscidi a parlarmi, io dovevo dare tipo dei flyer o delle cose così e non mi piacevano, non volevo essere messa in quelle posizioni, e ho fatto Miss Svizzera, così la mia capa mi rispetterà di più e mi darà dei lavori migliori. Poi tutto il resto sono stata catapultata nel mondo del lavoro. Nonostante io sia stata straniera, cioè discriminazione, parla di quello che vuoi, la Svizzera mi ha dato un'opportunità enorme e me la sta dando fino al giorno d'oggi, anche se vivo a Londra, eccetera. Io sono grata alla Svizzera, è un paese magico per me. Dimmi, hai avuto esperienze simili? Sei stato discriminato, conosci storie di questo genere o al contrario hai esperienze positive da condividere con noi?